Dopo una prima stagione passata quasi nelle ultime due posizioni della griglia, nella seconda siamo riusciti a migliorare il nostro passo, ma non abbastanza da iniziare a lottare davvero per i punti. Ora, però, nella terza stagione, nel 2026, con il nuovo regolamento finalmente in vigore, abbiamo davanti una possibilità gigantesca da sfruttare. Riusciremo a portare a casa i primi punti della nostra storia? Non ci resta che scoprirlo. Ciao ragazzi, qui è Asi Axi, benvenuti nel 31esimo episodio della carriera, nella modalità My Team di F1 Manager 2024, alla guida della scuderia Lamborghini. Oggi cominceremo ufficialmente la nostra terza stagione, quindi direi di non perdere altro tempo. La prima decisione importante è già stata presa. Ho offerto il rinnovo ad Antonelli con un nuovo ruolo da pilota titolare e il ragazzo, finalmente maggiorenne, ha ovviamente accettato l'offerta. Quest'anno, dunque, i nostri piloti ufficiali saranno Antonelli e Berman, andando così a ricostruire il duo Prema. La dirigenza ci ha appena comunicato il nostro nuovo obiettivo stagionale, non più il nono posto in classifica come l'anno scorso, bensì il settimo tra i costruttori, il che, sinceramente, mi preoccupa, soprattutto senza sapere ancora a che livello siamo realmente. Ed eccoci qui, la stagione 26-27 è ufficialmente iniziata e dobbiamo subito prendere decisioni fondamentali per lo sviluppo della vettura. Si comincia con la conferma della motorizzazione Mercedes, che, come vi avevo già detto all'inizio della seconda stagione, oltre ad essere una scelta realistica, è anche sensata, visto che grazie alla loro affidabilità non abbiamo mai subito penalità. Certo, paghiamo qualcosa in termini di potenza, ma possiamo compensare altrove. Passando agli sponsor, il main sponsor per questa stagione sarà AWS, che insieme agli altri 5 che vedete in questa schermata ci garantirà un budget di oltre 93 milioni di dollari. E già che ci siamo, vorrei mostrarvi anche lo staff. Il loro overall è migliorato parecchio rispetto a quando li avevamo messi sotto contratto. Ben Mitchell lavorerà con Antonelli, mentre viene riconfermata la coppia Berman-Ogle. Pat Fry e Dirk De Beer restano rispettivamente a capo del reparto tecnico e dell'aerodinamica. E infine Rose continua a gestire i meccanici. Nel complesso, lo staff mi sembra uno dei migliori in griglia. Ora non resta che sperare abbiano progettato una macchina competitiva. Con i test stagionali ormai alle porte è il momento di svelare la nuova livrea, la nuova tuta e i caschi. La livrea rappresenta un cambiamento radicale rispetto al passato. Ora sono i colori del logo Lamborghini a dominare la vettura, che sì, ricorda un po' la Lotus E20, ma non lo vedo affatto come un lato negativo. Nel frattempo sono cambiati anche alcuni sedili e non parliamo di movimenti secondari. Albon torna in Red Bull accanto a Verstappen con l'obiettivo di sfruttare al massimo il suo potenziale. Russell lascia la Mercedes per passare all'Aston Martin, mentre la scuderia di Brackley punta tutto su Victor Martins all'esordio e su Sargent, non proprio la coppia più promettente a mio parere. Infine Stroll fa ritorno in Williams, prendendo il posto lasciato libero da Albon. Prima di andare in pista per i test mettiamo subito in programma 4 nuovi progetti di sviluppo, così da aggiornare la nostra vettura sin da subito. Il primo riguarda il telaio, con focus su raffreddamento motore e comportamento alle basse velocità, dove si trovavano i margini di miglioramento più ampi. Il secondo riguarda le pance laterali, anche in questo caso con focus su raffreddamento e comportamento in curva, ma stavolta su tutti i tipi di sterzata. Il terzo riguarda l'alettone anteriore, priorità alle curve lente, ma anche le curve medie e veloci riceveranno un boost. Infine, il quarto progetto riguarda il sottoscocca, boost importanti in curva lenta, ma anche buoni incrementi nelle curve a media ed alta velocità. Dopo circa un mese siamo riusciti a completare tutti e 4 i progetti, montare nuovi componenti e portare a termine i test, e i risultati sono sorprendenti. Rispetto alla scorsa stagione, il miglioramento è netto. Se prima alcuni parametri ci vedevano relegati al 17° posto, ora la maggior parte sono da top 10. L'unico debole rimane il raffreddamento del motore, ma ci stiamo già lavorando. Ed anche il momento di aggiornare il focus d'allenamento dei nostri due piloti. Antonelli presenta ancora delle lacune nel sorpasso, nel controllo e nella difesa, quindi lo faremo concentrare sullo standard di guida per colmare questi gap. Berman invece è ancora indietro sull'adattabilità e sulla precisione, due aspetti che possono creare piccoli errori e un passo incostante. Per lui imposteremo un programma incentrato sui run brevi. Ed eccoci arrivati all'inizio ufficiale della stagione, il primo Gran Premio dell'anno in Bahrain. Sakhir, nel cuore del deserto del Bahrain, è un anello d'asfalto incandescente, dove velocità e coraggio si sfidano al tramonto. Qui vince chi doma le staccate e resiste fino all'ultima curva. Ci siamo, gente! La Formula 1 è qui! Si riparte dal Bahrain! Squadre e piloti sono tutti qui per lo stesso motivo: vincere. Ma la stagione è lunga e dovranno dimostrare di reggere la pressione della Formula 1. Usciamo dal garage e siamo già nel primo turno di qualifiche. Saliamo a bordo con Antonelli nelle ultime curve del suo ultimo tentativo in Q1. Kimi non si migliora, ma il tempo dovrebbe bastare per passare il taglio. Berman invece vola e si piazza al terzo posto virtuale. Alla fine entrambi infatti ottengono il passaggio al Q2.
Per la prima volta scendiamo in pista con entrambe le auto nella seconda sessione e ancora una volta, sempre a bordo con Antonelli, chiudiamo l'ultimo giro con entrambi i piloti che segnano il loro miglior tempo, garantendoci così l'accesso al Q3 con tutte e due le vetture. E allora direi di goderci il giro completo con Kimi, senza fare confronti, almeno per ora. Nel primo settore non si migliora, mentre Berman è più veloce di 2 decimi. Nel secondo Kimi resta in linea col primo tentativo, ma il compagno è ancora davanti di un decimo. Antonelli chiude in 1.30.060, mentre Berman riesce a scendere sotto il 30 proprio quando conta. Ma nel suo rimpianto abbiamo già firmato un nuovo record per la scuderia. Domani Norris scatterà dalla pole con il compagno di squadra al suo fianco per una prima fila tutta papaya. Dietro di loro ci sono le due Red Bull, mentre noi partiremo dalla settima e dall'ottava casella. Spazio all'intro della gara e ci risentiamo tra pochissimo per parlare di strategie. Qui a Sakhir i riflettori sono tutti accesi, pronti per questi 57 giri sul circuito internazionale del Bahrain. Non manca molto ormai, i piloti sono pronti a sfidarsi ruota a ruota. Siamo al giorno di gara. Strategie diversificate per i nostri due piloti, che è vero partono molto più avanti del solito, ma non conosciamo ancora il comportamento della vettura sui run lunghi, quindi dobbiamo sperimentare. Antonelli scatterà con gomma morbida per poi passare le medie nel secondo stint e tornare nuovamente sulle morbide per lo stint finale. Il compagno invece partirà direttamente con le medie, montando poi le morbide negli ultimi due stint. Se riuscirà a reggere le difficoltà iniziali, Berman potrebbe davvero avere una grande occasione per andare a punti. Non ci resta che scendere in pista e vedere quale delle due strategie ci regalerà le soddisfazioni maggiori. L'attesa per la gara è alle stelle ormai e sugli spalti si respira l'aria delle grandi occasioni. Un momento di riflessione per concentrarsi sulla gara imminente. La P8 è una posizione di partenza rispettabilissima. Gestendo bene la gara potrà puntare a un buon risultato. Ricordate, può accadere di tutto in Formula 1. Ci siamo! È il Gran Premio del Bahrain! Si spengono le luci e via, partiti! La partenza però non è delle migliori per Antonelli, che rimane leggermente piantato e perde subito 2 posizioni, mentre Berman è molto più aggressivo e prova addirittura ad attaccare Leclerc, anche se senza successo. La sua resistenza però dura poco. Nel frattempo Antonelli si porta all'attacco di Bottas per la 10ª posizione, ma Berman deve cedere il passo a Russell. Alla fine del secondo giro arriva anche a Bottas, che all'esterno prende la posizione sull'inglese, costretto ora a stringere i denti e cercare di non commettere errori. Ocon ci mette un paio di giri in più per raggiungerlo, ma alla fine, con le rosse, riesce a superare Berman e a prendersi la 10ª posizione. All'8º giro invece rompe l'indugio Antonelli, spalanca il DRS, affianca Russell e alla staccata di curva 1 riesce a passare davanti, mostrando come la nostra Lambo abbia decisamente migliorato la trazione in uscita di curva. Russell però non ci sta e un paio di giri più tardi si riprende la posizione. I due continuano a battagliare per diverse tornate, favorendo anche il ritorno di Ocon con la sua Visa Cash Up. Antonelli, con le gomme leggermente surriscaldate, non riesce a mantenere il DRS dell'Aston Martin e Ocon ne approfitta sul rettilineo del traguardo per superarlo senza nemmeno
casino dover forzare la staccata. Nel frattempo Berman prova a costruire la sua gara. In curva 1 riprende la 13ª posizione ai danni della Kick Sauber, ma da dietro sta arrivando Sainz con grande velocità. Lo spagnolo, liberatosi rapidamente dai due avversari, attacca anche Berman con una manovra molto aggressiva all'interno di curva 1 e scappa via. È proprio qui che accade l'irreparabile. Nel tentativo di riattaccare una Mercedes che l'aveva appena superato, Berman va al bloccaggio e finisce larghissimo, costretto a lasciar sfilare tutti, fino alla 21ª posizione. Lo stint di Antonelli invece volge al termine, quindi rientriamo ai box e montiamo le medie. Una volta lasciata passare l'Aston Martin di Russell, Kimi riparte subito all'attacco. Si butta all'interno in curva 1, rischiando anche il contatto con una Visa Cash Up, ma riesce comunque a riprendersi la posizione su Russell. Davanti si cominciava a sentire aria di tensione e infatti Albon e la Visa vanno al contatto. La seconda viene sparata fuori pista e noi recuperiamo un'altra posizione. Poco dopo arriva Ricciardo su strategia differente, che esce fortissimo dall'ultima curva e col DRS aperto non ha difficoltà ad attaccare Antonelli. Nella stessa curva intanto Leclerc e Albon entrano in contatto e stavolta è il pilota della scuderia austriaca ad avere la peggio. L'auto riparte ma è danneggiata. Il secondo stint, a parte questi episodi, offre poco altro, quindi rientriamo nuovamente in box per montare un altro set di morbide. Siamo in una buona posizione, ora serve solo mantenere la calma ed evitare errori. Antonelli riparte subito forte e attacca Albon in curva 1, dove ha già effettuato diversi sorpassi durante la gara. Davanti a Joe con gomme medio usate e non ci mette molto a liberarsene con una staccata perfetta al tornantino. Le vetture che ancora non avevano effettuato la seconda sosta si fermano tutte e all'ultimo giro riusciamo anche a riprendere Russell. In curva 11 Kimi frena fortissimo e conquista l'8ª posizione con una manovra magistrale. Il primo posto è di Piastri. Davanti a tutti, Piastri conclude la gara in prima posizione, con 6 secondi di vantaggio sul compagno di squadra. Dubito che qualcuno potrà sollevare critiche dopo una gara di questo genere. Che professionista incredibile! Noi chiudiamo ottavi con Kimi e 15esimi con Berman, mentre Tsunoda si ritira proprio sul finale. Godiamoci il podio e poi analizziamo il weekend. Come sempre la gara ci ha regalato molti spunti di discussione, inclusa la prestazione del pilota inquadrato in questo momento. Alla fine ottiene solo un 15° posto. L'australiano Oscar Piastri si prepara a salire sul podio. È la sua prima vittoria stagionale dopo una prestazione da ricordare. E con questo si chiude il weekend prima della meritata pausa per squadre e piloti. E il nostro weekend di emozioni finisce qui. Dal Bahrain è tutto. Le squadre sono già proiettate sulla prossima gara che si terrà tra le dune dell'Arabia Saudita. Piastri vince davanti a Norris senza particolari problemi, con Verstappen a completare il podio. Ma oggi, finalmente, possiamo parlare anche di noi, perché è una giornata storica. Grazie a Kimi Antonelli abbiamo ottenuto i primi punti della nostra storia. E non sono pochi, con l'8ª posizione ne guadagniamo ben 4. Rimane un po' di amaro per la 15ª posizione di Berman, perché senza quell'errore inizio gara, forse anche lui avrebbe potuto chiudere in zona punti. Ma oggi non è tempo di rimpianti, oggi si festeggia. È ancora presto per guardare la classifica piloti, ma quella costruttori sì, siamo sesti. Non sarà facile restare lì con un campionato così lungo, ma quanto è bello finalmente sentirsi davvero competitivi. Non so quanto sia lungo questo video, ma direi che per oggi possiamo chiudere qui. Se il video vi è piaciuto, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo a Jeddah e forse non solo. Dovrò valutare come andare avanti da ora in poi. Ciao ragazzi!